Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come potete vedere con due mazzi, ossia il mazzo di oracoli, dell'energia, delle fiamme gemelle e ovviamente le nostre sibille, cioè la facile sibilla regionale. Che cosa cercheremo quest'oggi ovviamente di chiedere ad entrambi questi due mazzi e ovviamente a due varianti? Rivolgerame anche solo un pensiero e a questi pensieri seguiranno fatti. Dunque estrarrò 3 carte per gli oracoli, 3 carte per le sibille, ovviamente per ciascuna variante, dunque appunto 6 carte in totale, per cercare appunto di capire primariamente i pensieri che questa persona rivolgerà a voi e ovviamente anche fatti ed eventualmente azioni. Ovviamente ragazzi, questo è un video inerente a persone magari lontane da poco, lontane da tempo, persone che comunque possono essere anche fisicamente lontane, ma sono ancora presenti ovviamente nel vostro cuore. Di conseguenza cerchiamo appunto di capire se queste persone hanno un pensiero nei vostri confronti, ovviamente, nonostante appunto le festività, cosa vorrebbero dirvi se potessero e ovviamente anche in caso possano seguire dei fatti da un punto di vista pratico e dunque concreto. Dunque, iniziamo appunto con la prima variante. Momentaneamente allontaniamo il mazzo delle sibille, della facile sibilla regionale e iniziamo invece appunto a mescolare il mazzo degli oracoli, delle energie, delle fiamme gemelle di Agata Giordano. Vediamo un po'. Perfetto, iniziamo ovviamente ad interpretare gli oracoli, i 3 appunto oracoli. Iniziamo dal primo. No, evidentemente non è proprio un bel periodo per questa persona. È il classico momento no. Quindi chiaramente questa è una persona comunque in difficoltà, che sta affrontando appunto diverse difficoltà, generalmente anche in più ambiti della sua vita, quindi non soltanto ovviamente da un punto di vista esistenziale o comunque sentimentale. Questa è una persona che diciamo in questo momento sta combattendo anche più battaglie su più fronti, quindi non è proprio ecco un bel momento per questa persona. Di conseguenza questa persona sta vivendo un periodo caotico dal quale fa effettivamente fatica ad uscirne, dunque anche poco tempo per l'amore, per pensare all'amore, per dedicarsi all'amore, ai sentimenti, quindi non è proprio assolutamente un bel periodo. Seconda carta. Ho avuto paura. Questa è una persona che sicuramente teme i cambiamenti, è una persona che, ripeto, proprio perché ha attraversato dei momenti particolarmente negativi, evidentemente questa persona è rimasta particolarmente scioccata o comunque stranita rispetto ad alcuni eventi che potrebbero anche essere inerenti alla vostra storia. Fatto sta che questa è una persona piena di paure, di preoccupazioni, è una persona che potrebbe fingere un atteggiamento tranquillo e sereno, ma ripeto, ragazzi, le maschere le sappiamo portare tutti, Quindi obiettivamente questa persona, nonostante magari appunto un atteggiamento molto aperto e brillante,
sicuramente in realtà è una persona che ha molta paura. Paura, ripeto, di perdere determinate cose, anche magari paure legate all'ambito economico-finanziario, all'ambito professionale, magari anche, ecco, momenti di scoramento per situazioni familiari particolarmente pesanti. Fatto sta che questa persona sicuramente, in caso abbia avuto con voi una storia, una frequentazione e si sia momentaneamente allontanata, ebbene questa persona lo ha fatto per un momento no, ovviamente, della sua vita, ma anche perché ha avuto particolarmente paura. È chiaro che vorrebbe dirvelo questa persona, vorrebbe poterlo fare, vorrebbe avere gli strumenti, diciamo, ecco, per potersi rivolgere a voi, magari anche la faccia tosta, di ovviamente raccontarvi la verità, però ragazzi, lo sappiamo tutti che comunque aprirsi anche all'altro di fronte a delle fragilità può creare senso di vergogna, comunque paura di essere giudicati, ci sta. D'accordo? Quindi comunque questa persona ha avuto paura, magari anche paura di amarvi troppo? Vediamo in terza posizione, ecco, ora sono pronto, perfetto, benissimo, quindi questa persona ovviamente dopo aver appunto attraversato un momento negativo, dopo aver avuto paura, ripeto, per varie situazioni e magari anche su più fronti, ecco che ovviamente questa persona invece adesso si sente pronta per poter eventualmente agire nei vostri confronti, però anche nei confronti della sua stessa vita ed esistenza, perché qui abbiamo parlato comunque di una situazione, diciamo, difficile di partenza. Ora questa persona è pronta per ricominciare da capo, quindi evidentemente anche per ripartire da zero, quindi non soltanto con voi in caso ci sia stata una rottura, un litigio, un allontanamento, d'accordo? Ma anche ricominciare da capo proprio riprendendo, diciamo, le redini della sua stessa vita, della sua stessa esistenza, d'accordo? Quindi sicuramente non è stato proprio un bel periodo per questa persona, un periodo scioccante, particolarmente ricco, diciamo, ecco, di emozioni negative che hanno spaventato ovviamente questa persona. Ora però questa persona si sente pronta, quindi anche eventualmente a poter ritornare da voi, comunque questo lo chiederemo ovviamente a breve, tra pochissimo appunto, alle nostre sibille. Quindi questo è quello che questa persona vorrebbe potervi dire, se potesse farlo, oppure se avesse anche il coraggio di farlo, d'accordo? Quindi ha avuto paura, adesso però qualcosa è cambiato in questa persona, ora si sente più combattiva, più energica, più forte, ora ha una forte volontà nel ritornare anche appunto sui suoi passi. Dunque, mescoliamo il mazzo della facile sibilla regionale. Vediamo un po' questo mazzo cosa di interessante ovviamente da dirci in riferimento a questa persona che, ripeto, appunto ha avuto tutte queste paure, ha attraversato un momento particolarmente negativo, persona che invece adesso è assolutamente appunto pronta a ricominciare e magari appunto anche a ricercarvi in caso tra di voi ci sia stata eventualmente una rottura, ma anche semplicemente un litigio, un piccolo allontanamento, non necessariamente una rottura definitiva. Vediamo un po'. Perfetto, dunque. Ok. Bene,
ora possiamo appunto iniziare ad occuparci appunto delle nostre chiacchierine, le nostre appunto sibille, e di conseguenza cerchiamo appunto cosa hanno le nostre sibille da dirci, raccontarci in riferimento a questa persona. Allora, questa persona sicuramente ha superato, diciamo, il suo momento no, anche grazie appunto evidentemente a delle belle entrate economiche che hanno, diciamo, reso questa persona, l'hanno fatta sentire sicuramente molto più tranquilla e ovviamente anche molto più al sicuro. Quindi la motivazione per cui questa persona ora ovviamente si sente pronta è una motivazione legata per esempio anche ad un importante apporto da un punto di vista appunto economico. Come vedete ovviamente questa sibilla è legata al 3 di denari, quindi una carta che parla di evoluzione, di successo, di esito positivo in faccende sue personali, ripeto anche faccende inerenti per esempio il lavoro piuttosto che una magari disoccupazione prolungata, cioè sicuramente questa persona ha risolto o sta comunque risolvendo buona parte delle sue problematiche grazie appunto all'entrata di una somma più o meno ingente, ragazzi, comunque situazioni che in qualche modo, diciamo, hanno reso questa persona più serena. Siamo in periodo di tredicesime, ma anche ovviamente in periodo natalizio, quindi per esempio regali, eredità, lasciti, comunque aiuti, prestiti, qualcosa che ha aiutato questa persona a sentirsi anche, ripeto, più tranquilla e serena. Potrebbe trattarsi anche dell'aumento di stipendio, di una promozione, di un premio di fine anno, d'accordo? Quindi situazioni legate al denaro o comunque all'aspetto pratico, materiale del vivere che hanno un po' risollevato, ecco, diciamo, questa persona da questa situazione no. Potrebbe essere anche inerente ad un nuovo contratto di lavoro o comunque per esempio all'aver, diciamo, preso contatti con un altro posto di lavoro, con un altro datore di lavoro, un'altra ditta, un'altra azienda. Quindi qui qualcosa inerente al denaro, d'accordo, ha reso questa persona ovviamente più serena. Potrebbe aver vinto una causa legale, potrebbe aver ricevuto un risarcimento, oppure potrebbe essere in qualche modo data a buon fine una compravendita, potrebbe aver ricevuto un prestito, per esempio potrebbe essere stato accettato un mutuo. Cioè, ragazzi, ovviamente le possibilità sono tantissime, io vi ho fatto solo ovviamente alcuni esempi, però è chiaro che comunque in questo caso la positività è legata in particolar modo al denaro o comunque, ripeto, all'aspetto materiale ovviamente del vivere, quindi anche inerente all'ambito professionale. E qui ovviamente in seconda posizione abbiamo la carta dell'amante. Dunque ragazzi, questa carta come vedete è legata al fante di denari, quindi una persona, un'energia in questo caso diciamo femminile, che in qualche modo diciamo è particolarmente ostile diciamo in riferimento per esempio al vostro rapporto. In caso il vostro diciamo rapporto sia il rapporto con una persona impegnata, ovviamente lei è la compagna ufficiale, d'accordo? Moglie piuttosto che fidanzata, quindi comunque una persona che in questo momento, diciamo così, sta in qualche modo bloccando o comunque frenando un'azione di questa persona, per esempio nei vostri confronti. In caso la vostra sia stata una storia, magari anche con una persona libera, una storia magari interrotta da tanto tempo, questa persona potrebbe aver iniziato a frequentare questa donna, però ovviamente dall'aspetto negativo, perché la carta dell'amante nella facile sibilla regionale rappresenta una donna particolarmente frivola, sciocca, capricciosa, una donna obiettivamente anche particolarmente vendicativa e soprattutto una donna particolarmente gelosa. Una donna, ragazzi, ovviamente non innamorata dell'uomo di cui abbiamo ovviamente chiesto, ma chiaramente, ripeto, comunque una donna attaccata
attaccata a quest'uomo o da un punto di vista economico-finanziario, quindi comunque una donna che ama molto il bel vivere, ovviamente, oppure una donna legata unicamente ad un rapporto da un punto di vista ovviamente materiale, erotico, d'accordo? Quindi una donna, ripeto, molto sciocca, frivola, vendicativa, una donna anche particolarmente puntigliosa, che sa diventare ovviamente una acerrima nemica e che in particolar modo ovviamente nell'ambito chiaramente di questo rapporto, ecco, può diventare particolarmente fastidiosa. Ripeto, sicuramente questa donna, diciamo, fa in questo momento da ostacolo, potrebbe appunto impedire a quest'uomo in qualche modo di ovviamente far dei passi verso di voi nei vostri confronti, donna della quale lui potrebbe aver avuto paura in caso ovviamente sia una ovviamente situazione clandestina la vostra, quindi potrebbe aver avuto la compagna ufficiale troppo ovviamente attorno e di conseguenza ecco che questa persona non si è ancora mai fatta sentire proprio ovviamente per questa motivazione. Quindi proprio come elemento di ostacolo qui abbiamo questa, ripeto, figura femminile, quindi comunque una donna particolarmente crudele anche, ripeto, molto infantile, molto capricciosa. Una donna capace anche di tante bassezze, d'accordo? Quindi una donna non particolarmente centrata e ovviamente particolarmente equilibrata, bensì proprio l'opposto, che comunque può aver, diciamo, in questo momento creato degli ostacoli, aver rallentato il ritorno da parte di questa persona o aver proprio dato origine a queste paure. Quindi qui c'è un'energia femminile, diciamo, ostacolante. D'accordo? In caso ovviamente tra voi non ci sia una storia clandestina o comunque in caso tra di voi non ci sia stato per esempio un rapporto interrotto da molto tempo, ma per esempio semplicemente un bisticcio, ecco che questa donna potrebbe essere non una rivale in amore, ma un'amica, una sorella, una mamma, qualcuno che è legato sentimentalmente, ovviamente per affetto, al soggetto della stesa e che potrebbe aver creato zizzania, semplicemente potrebbe aver dato a lui dei consigli sbagliati, aver, diciamo, provocato indirettamente, diciamo, dietro le quinte, ecco, il vostro litigio. D'accordo? Quindi comunque un elemento femminile particolarmente pepato e ostile. D'accordo? Vediamo ragazzi ora invece in terza posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo la carta della rottura. Allora, ovviamente non è una carta riferita a voi, ma è riferita proprio a questa donna. Cioè, ecco perché ora sono pronto, ok? Perché adesso si capisce. Allora, in caso ovviamente questa sia una storia con una persona impegnata clandestina, quest'uomo ha, diciamo, messo dei paletti ben fermi ovviamente con questa donna. Quindi c'è stato un confronto, ma io non lo chiamerei confronto, lo chiamerei più scontro. Direi che questa carta parla, ecco, in modo molto esplicito. Quindi tra queste due persone c'è stata una lite non indifferente, quindi un momento brutto, un momento di particolare, diciamo, difficoltà, ecco, tra queste due persone. Sono arrivate proprio ai ferri corti, ok? Proprio come si suol dire. Se le sono dette di tutti i colori, quindi ecco, è stato un brutto momento. Una situazione talmente brutta che potrebbe aver portato, diciamo, questa coppia a definire anche i termini di una rottura, di una separazione o di un allontanamento. D'accordo? Ripeto, in caso ovviamente il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, ok? Quindi o semplicemente, diciamo, un litigio veramente però brutto, ragazzi, cioè tanto forte, veramente molto brutto, che ha ovviamente portato ad amarezza interiore, quindi a sentirsi anche più fragili, ecco perché tutta questa paura al momento no, ora si comprendono ovviamente anche gli oracoli. Comunque diciamo una situazione molto negativa con questa donna, oppure una vera e propria rottura, quindi una vera e propria chiusura, o se non altro l'essersi detti ok, qui è finita. Fatto sta che questa carta è molto
pesante per lei e per lui, ma molto bella per voi. Perché? Perché è una carta che parla di qualcosa che ormai è completamente, vedete, rotto, e anche in caso cerchino di aggiustarlo ovviamente in futuro non tornerà mai più come prima questa situazione. Quindi è una carta brutta perché parla di una situazione ormai, diciamo, irrecuperabile, d'accordo? La situazione ormai qui è rotta, è interrotta, quindi è una situazione molto pesante. In caso ovviamente fra di voi non ci sia una storia clandestina, per esempio una rottura magari da molto tempo, come vi dicevo poco fa, lui potrebbe aver avuto un rapporto, aver frequentato un'altra donna con la quale però la situazione ora si è interrotta o si sta interrompendo, d'accordo? O si è conclusa ovviamente in maniera definitiva, o si sta concludendo, o ripeto, c'è stato un allontanamento proprio pratico, d'accordo? Quindi ecco perché lui ora è pronto, d'accordo? In caso ovviamente invece ci sia stata semplicemente una lite fra di voi, ecco che questa persona in qualche modo ha zittito questa, ecco, rana dalla bocca larga che come al solito ovviamente non si è fatta i fatti suoi, quindi ha arginato, diciamo, questa presenza. Quindi direi che obiettivamente per voi assolutamente è una stesa molto bella, perché abbiamo una persona pronta al ritorno, a farsi ovviamente risentire, una persona che ha attraversato un brutto momento, che ha avuto paura ovviamente, una persona che però è riuscita assolutamente ad arginare, diciamo, qualsiasi intromissione da parte di questa energia femminile particolarmente, ripeto, negativa, e che ovviamente si è vista appunto questa persona arrivare nelle proprie tasche un certo gruzzolo, un gruzzoletto molto interessante che in qualche modo appunto ha reso questa persona molto più serena. In caso per esempio il soggetto della stesa sia in via di separazione, le notizie ovviamente di mantenimento potrebbero essere state assolutamente favorevoli a lui e ben poco evidentemente a lei con questa carta chiaramente della rottura, d'accordo? Quindi qui l'origine, diciamo, ecco, del problema è proprio scaturito da questa energia femminile, un'energia ostacolante con la quale però lui ha rotto o dalla quale si è assolutamente allontanato, appunto, che ha zittito, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona ora è più tranquilla, serena e ovviamente pronta per in qualche modo ovviamente arrivare a voi. Dunque direi che appunto una stesa per voi molto positiva e quindi diciamo anche un piacevole regalo di Natale. A presto! Rieccoci dunque con la seconda variante e di conseguenza ovviamente come per la prima variante iniziamo momentaneamente a mettere da parte solo momentaneamente chiaramente le nostre sibille, le nostre chiacchierine e iniziamo invece appunto a mescolare i nostri oracoli, gli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano e ovviamente cerchiamo appunto di capire se la persona che avete nel cuore appunto vi sta pensando e quale tipologia di pensiero riserva a voi in questi giorni evidentemente di lontananza o anche di distacco. Vediamo un po'. Perfetto, dunque qui abbiamo ovviamente i tre oracoli che leggeremo ovviamente uno alla volta. Iniziamo ovviamente dal primo oracolo. Allora, qui abbiamo non dimenticarmi. Allora, sicuramente questa persona vi pensa ancora, vi pensa tantissimo, persona che non vorrebbe ovviamente mai essere dimenticata da voi. In caso ovviamente tra voi ci sia stata una rottura, ci sia stato un allontanamento magari anche da tanto tempo, questa persona ovviamente spera che tra di voi possa rinascere sicuramente qualcosa. Lui non vi sta sicuramente dimenticando, comunque questa persona vi ha ancora nel cuore, anzi addirittura vorrebbe che
non siate proprio invece voi ad allontanarvi appunto dal suo ricordo. Questa è una persona che prova per voi dei sentimenti veramente molto molto belli, perché questa è una carta che parla d'amore, ragazzi, Questa è una carta che parla di sentimenti, quindi questa persona ha intenzione di ricostruire in futuro il vostro rapporto. In caso ci sia stato, per esempio, anche semplicemente un litigio, questa persona ha intenzione comunque di chiedervi scusa, ha intenzione di tornare, diciamo, ecco, pentita, o comunque di risistemare, diciamo, la cosa al meglio. Questa persona ha il terrore di perdervi. D'accordo? Quindi ha veramente paura che voi possiate anche avere qualcun altro, che voi possiate innamorarvi di qualcun altro. Ovviamente, evidentemente questa persona dà per scontato che la cosa potrebbe accadere, quindi sicuramente questa è una persona che ovviamente per voi prova dei sentimenti e vorrebbe anche nostalgicamente che anche voi proviate gli stessi sentimenti ancora per lui o per lei. D'accordo? Quindi questa è una persona che non vuole fare a meno di voi e spera che anche voi non facciate ovviamente a meno di lei. D'accordo? Quindi è una carta molto bella, molto dolce se vogliamo, e ovviamente anche molto romantica. Vediamo, ragazzi, ora il secondo oracolo, e qui, mamma mia, abbiamo capito, mamma mia, aspettami, allora, va bene, allora, due oracoli che grosso modo hanno lo stesso significato: non dimenticarmi e aspettami. Va bene, allora questa persona è in ansia, è in ansia questa persona. Allora, non vorrebbe mai veramente allontanarsi da voi o mai essersi allontanata da voi, Quindi questa persona veramente vorrebbe che nel vostro cuore ci sia sempre un posto per lui o per lei. Quindi una persona che vorrebbe ovviamente potervi riconquistare, vorrebbe poter ovviamente tornare di nuovo con voi, vorrebbe comunque poter ricostruire il rapporto. Ora, questo aspettami e anche questo non dimenticarmi ci fa pensare ad una lentezza, cioè questa persona molto lucidamente sa che evidentemente la situazione tra voi nel momento presente, ecco, dà per scontato che appunto non possa essere ricucita o ricostruita. Vi sta chiedendo del tempo, d'accordo? Quindi aspettami, ok? Perché evidentemente ci sono delle situazioni che questa persona deve assolutamente sistemare. Ora, l'ambito può essere molteplice: aspetto economico-finanziario, familiare, in caso sia il rapporto con una persona impegnata, ecco che qui abbiamo, diciamo, un'attesa importante, ok? In caso il vostro rapporto sia appunto un rapporto clandestino, ecco che questa persona ha delle situazioni e questioni da dover sistemare particolarmente, diciamo, impegnative. Quindi purtroppo questo oracolo vi sta chiedendo, diciamo, in sua vece, ovviamente, di portare un po' di pazienza, cioè aspettare questa persona e le tempistiche di questa persona. Ok? Quindi sono due oracoli bellissimi, ripeto, perché parlano di amore e di sentimento, però purtroppo vi stanno chiedendo un po' di pazienza, perché questa persona evidentemente necessita ancora di un po' di tempo per, ripeto, sistemare la sua situazione in vari ambiti ovviamente della sua vita. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona dà per scontato che volendo tornare da voi, pur volendo tornare da voi, sarà necessario del tempo. D'accordo? Terzo oracolo, e qui abbiamo lottare per stare insieme. Ma che bella stesa, mamma mia, ragazzi, ma questa persona, cioè, prova per voi dei sentimenti fortissimi. Allora, lottare per stare insieme, d'altronde questa persona, lo abbiamo detto, deve sistemare alcune faccende, d'accordo? Sa che necessiterà ovviamente di tempo. Nel frattempo questa persona spera e si augura ovviamente che voi non vi allontaniate da lui o da lei. Una persona che sta facendo di tutto, sta lottando con tutte le sue forze per potersi ovviamente conservare quel piccolo posticino ovviamente nel vostro cuore e al vostro fianco. Questa è una persona molto romantica, molto nostalgica e anche molto malinconica, quindi una persona che vi ripensa
se vogliamo anche con rimpianti, cioè teme di avervi perso per sempre e si sta ancora aggrappando, attaccando all'idea comunque di avervi ancora al suo fianco. Questa è una persona che vuole lottare, lotterà per poter ritornare con voi, o comunque anche se non altro per potersi riavvicinare a voi. Cioè questa persona è molto dolce, secondo me, anche molto lucida, proprio perché non sta pretendendo niente, si aspetta e spera che voi non la dimentichiate, che aspettiate ovviamente le sue tempistiche e che siate anche semplicemente appunto disponibili al dialogo, al riprendere se non altro ecco dei contatti. Cioè questa persona fa e farà di tutto per poter riuscire, diciamo, a sistemare al meglio la sua vita, ripeto, in vari ambiti, anche per esempio da un punto di vista professionale, in caso cui il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, ecco che obiettivamente questa è una persona che pensa e spera di potersi avvicinare per esempio a voi, d'accordo? Quindi qui ci sono dei sentimenti struggenti che molto probabilmente questa persona non esplicita, perché sono carte oracoli che identificano chi non esterna mai quello che realmente pensa e prova, perché è una personalità, voglio dire, fragile. Non è una persona fragile questa è una persona che però sente tanto, sente troppo. E ragazzi, noi sappiamo che comunque delle emozioni molto forti possono a volte spaventare, d'accordo? Però è una persona che sta lottando, che ha lottato e che lotterà per poter, diciamo, se non altro, portare a termine, raggiungere i suoi obiettivi e riavvicinarsi o avvicinarsi o vedervi o sentire ovviamente voi, d'accordo? Quindi questa non è assolutamente una persona che vi ha dimenticato, non vi vuole dimenticare, vuole ovviamente risentirvi, sicuramente anche rivedervi, ma anche riavervi, d'accordo? A questo punto però ragazzi direi che per chiarire ovviamente al meglio la situazione è il caso di mescolare ovviamente le nostre sibilline. Dunque ovviamente cerchiamo appunto di capire questa persona ovviamente come agirà da un punto di vista pratico, proprio fattuale. Chiediamo un po' alla nostra facile sibilla regionale. Vediamo un po'. Perfetto. Facciamo un po' di posto ovviamente alle nostre sibille, che sono carte piccoline, questo mazzo è piccolino, però richiede comunque il suo spazio. Allora, anche in questo caso le leggeremo ovviamente una alla volta. Iniziamo ovviamente dalla prima carta e qui abbiamo, ecco appunto, la situazione bloccata. Ovviamente ragazzi, cosa vi ho detto con gli oracoli? Aspettami, questa persona ovviamente sta chiedendovi del tempo. Sicuramente questa persona ha vissuto e ha in atto degli impedimenti, degli ostacoli. Generalmente la carta della situazione bloccata identifica però degli ostacoli in ambito domestico e familiare. Vedete che qui abbiamo ovviamente una casa, d'accordo? Quindi sicuramente contrattempi e ritardi, quindi tempistiche comunque più lunghe del previsto, piccoli incidenti di percorso che costringono questa persona a frenare o comunque a fermarsi e rivedere i propri progetti. Ci sono i progetti perché, vedete, è una carta legata al 6 di bastoni, quindi questa persona vuole il successo con voi, vuole un chiarimento, vuole un ritorno, però è ovvio che ci sono stati chiaramente dei piccoli ritardi, dei contrattempi in ambito domestico, generalmente quindi o con la famiglia di origine oppure in caso sia una persona impegnata con la compagna ufficiale. D'accordo? Fatto sta che obiettivamente ci sono degli ostacoli che ha incontrato appunto questa persona e che sta incontrando. Ora si comprende il perché dell'aspettami.
d'accordo? Perché questa persona vi sta chiedendo tempo? Perché ci sono degli ostacoli. Questa carta però, ragazzi, non parla di ostacoli inerenti il soggetto della stesa. Questo punto è fondamentale da chiarire, cioè questa carta della situazione bloccata non riguarda la sua volontà, non è che lui rimane bloccato, lei rimane bloccata perché non vogliono in qualche modo agire e arrivare o tornare da voi, cioè non è una paturnia, d'accordo, del soggetto della stesa. Ci sono delle situazioni esterne al soggetto della stesa che hanno portato questa persona ad essere particolarmente nervosa in caso tra voi ci sia stato un litigio, piuttosto che ad essere, diciamo, particolarmente in ritardo nel suo, diciamo, programma di ritorno, ovviamente presso di voi, in caso ci sia stata una rottura, cioè questa persona sarebbe tornata prima, ma ci sono state problematiche da un punto di vista familiare. In caso, ovviamente, ragazzi, tra voi ci sia una storia clandestina, in questi giorni, in questo momento, la situazione è bloccata a causa della presenza, ovviamente, di familiari, quindi ambito domestico ed ostacoli che non c'entrano nulla con la volontà della persona. D'accordo? Vediamo in seconda posizione che cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo una carta molto bella, la carta del lavoro, che è legata anche in questo caso a una carta di grado sesto, quindi vedete il 6 di denari. Questa è una carta bella perché? Perché parla di chi, vedete, lavorerà tanto, lavorerà sodo, si impegnerà, proprio per cercare di superare cosa? La carta precedente, cioè la situazione bloccata, ce la farà pienamente, perché è una carta di successo, è una carta, ecco perché vi dicevo, molto bella, no? Perché parla di situazioni che, grazie alla determinazione, al coraggio, al lavorarci su sodo, alla costanza, alla forza, d'accordo? Alla tenacia, appunto, ecco che questa persona, grazie a tutte queste sue qualità interiori, riuscirà appunto a superare qualsiasi difficoltà. D'accordo? È chiaro che questa situazione richiederà, vedete, molta cura e attenzione, quindi non può fare passi falsi. Ma, vi ripeto, nonostante questa persona non possa fare passi falsi, vincerà. È una carta bellissima che parla di vittoria, che parla del risarcimento, diciamo, anche nei vostri confronti per quanto concerne la pazienza. Cioè il destino, il karma vi restituirà ovviamente tutto ciò che voi sino adesso avete dato a questa persona. D'accordo? Quindi pazienza, attesa, fedeltà. Questa è una carta molto bella, ragazzi, perché ripeto, parla di successo, riuscirà a vincere ovviamente questi ostacoli con forza, con costanza, tenacia, coraggio e determinazione. D'accordo? Quindi è una persona che quando si impegna e vuole qualcosa fa di tutto. Cosa vi ho detto con l'oracolo del lottare per stare insieme? Questa è una persona che ha un coraggio, ma secondo me il coraggio in questa persona deriva dai sentimenti che prova per voi, cioè è l'amore che prova per voi, che è, diciamo, veramente il pungolo giusto affinché questa persona possa sentirsi così energica e forte nel tornare da voi. Cioè è la situazione ideale, sì, d'accordo, ma proprio perché questa persona prova sentimento, sono i sentimenti che spingono questa persona verso di voi, Quindi qui c'è tanto, caspita. Mamma mia, chi ha scelto questa seconda variante ha chiesto di una persona che per voi prova tanto, veramente tanto, anche in caso ci sia una storia clandestina oppure la storia sia stata magari interrotta molto tempo fa. Non importa, questa persona continua a provare tanto per voi. Bellissima, mi piace tantissimo questa stesa che ha scelto questa seconda variante. Vediamo, ragazzi, in terza appunto ed ultima posizione che cosa abbiamo. Mamma mia, ma che bella questa variante. Allora, soddisfazione, bello, sono proprio contenta, io ve lo auguro ovviamente con tutto il mio cuore, voi lo sapete che io faccio il tifo ovviamente per voi, un tifo sconsiderato per voi, assolutamente di parte, ovviamente. Allora, la carta della soddisfazione è una carta molto bella, legata, guardate, a un 4 di bastoni, quindi ovviamente al divertimento. Ragazzi, anche l'erotismo, Quindi qui, insomma, con questa persona potrebbe esserci un incontro, diciamo, con un male, cioè secondo me vi piacerà molto, ecco, sarete entrambi, non solo voi, anche lui o anche lei, cioè molto soddisfatti, chiaramente. È una carta che, guardate, questa persona particolarmente
Ecco, corpulenta perché? Perché rappresenta ovviamente la pienezza, la completezza e l'essere completamente sazi. Ecco perché, ripeto, è una carta che rimanda molto all'erotismo, d'accordo? Ma al di là di questo, anche ovviamente ad una situazione soddisfacente da un punto di vista sentimentale, d'accordo? Quindi grande successo, ovviamente anche un pizzico di eccesso. Questa carta sì, rimanda, ripeto, ad una situazione molto positiva, all'appagamento, ripeto, al godimento, al benessere, ai festeggiamenti, comunque allo stare insieme, vi ritroverete con questa persona, però a volte anche in maniera un po' eccessiva, d'accordo? Cioè evidentemente questa persona si lascerà andare magari ad esternazioni molto forti, o voi, d'accordo? Oppure, ragazzi, magari ci sarà una foga, diciamo, ecco, da un punto di vista erotico particolarmente forte. Cioè, evidentemente, in caso magari non vi vediate da molto tempo, ecco che sicuramente questa persona, in maniera, diciamo, ecco, molto appassionata, ok? Arriverà e giungerà a voi, d'accordo? Però sicuramente è una situazione molto positiva, d'accordo? Quindi questa è una persona che veramente mi piace tantissimo, quindi una persona veramente molto presa da voi, che ancora non vi ha dimenticato, ma questo non ci pensa proprio a dimenticarvi. In caso ci sia stata ovviamente una rottura, questa persona assolutamente tornerà, vuol tornare e tornerà. Tra l'altro le tempistiche non sono assolutamente lente, anzi sappiamo che le Sibille hanno tempistiche veramente molto veloci, nell'arco di veramente pochi mesi o comunque di un contatto addirittura entro poche settimane, quindi comunque una carta velocissima. Quindi vi ripeto, sicuramente c'è proprio una grande volontà, questa persona vi rivuole, in caso ci sia stato un litigio qui c'è assolutamente il chiarimento, in caso sia il rapporto con una persona impegnata vedrete di nuovo questa persona molto appassionata, probabilmente perché ovviamente in questo periodo di festività deve obbligatoriamente starvi distante, quindi qui c'è proprio un bellissimo ritorno alla faccia di questa situazione bloccata e di queste persone che cercano in tutti i modi ovviamente di mettersi di traverso, ma ovviamente io lo dico sempre ragazzi, ma quando c'è di mezzo il cuore, no? Ma questa gente dove pensa di andare? Dai su, quindi voglio dire, viva l'amore ovviamente e anche tutte le cose belle, ovviamente le sensazioni, le emozioni, l'erotismo che l'amore può dare, assolutamente, d'accordo? Dunque, ovviamente anche in questo caso una variante molto bella, il ritorno ovviamente da parte di questa persona o comunque il contatto assolutamente c'è, questa persona ovviamente agirà, di conseguenza vi ripeto anche in questo caso una variante come ottimo regalo ovviamente di Natale per voi. Dunque ovviamente come sempre a presto.